E volevo chiedere come mai hai deciso di adattare la sfida per il suo nuovo progetto. Il progetto non nasce da un libro, nasce da un'idea che io coltivavo da parecchio tempo ed è l'idea di raccontare la guerra non sul campo di combattimento, ma su un altro campo di battaglia che è un ospedale militare. Il libro di Patriarca mi ha dato uno spunto che riguarda una storia vera, accaduta davvero, su una diversa maniera di vedere le cose tra due amici, tra due persone che hanno fatto insieme tutto il corso delle scuole fino all'università, fino alla laurea e che adesso si trovano a lavorare nello stesso ospedale dove arrivano a centinaia i feriti ogni giorno. E succede qualcosa di terribile dentro questo ospedale perché i due hanno differenti visioni di come salvare i soldati. Uno vuole rimetterli in sesto per dargli un fucile e farli tornare in battaglia, l'altro vorrebbe rimandarli a casa. Come? Ecco, questo è poi il mistero del film, la storia del film, che lo spettatore spero ami e che deve arrivare direttamente dallo schermo. Io ho trovato assolutamente straordinaria l'interazione tra Alessandro e Gabriel. Vorrei capire che tipo di lavoro avete fatto per creare, secondo me, l'intesa perfetta tra i due personaggi. Ma io parto sempre dalla persona, non dall'attore. Sia Borghi che Montesi sono due persone molto disponibili al dialogo, al confronto, si sono messi completamente nelle mie mani. È necessario che sia il regista guidare gli attori, guai se succede il contrario, no? Quindi non è stato un lavoro per niente difficile, proprio perché io ho lasciato loro molta libertà e loro mi hanno dato molta fiducia, per cui è stata una lavorazione molto, direi, gradevole se non ci fossero anche sempre nel cinema i problemi di ogni giorno, però al di là dei problemi che accadono c'è stata una bella armonia. I due amici sono le due facce di una stessa medaglia che è purtroppo una medaglia sporca. Chiamarla medaglia anche forse è esagerato, cioè sono due modi differenti di porsi nei confronti di una tragedia. La tragedia è la guerra ed è qualcosa di molto più forte di loro, per cui hanno ragione tutti e due e hanno torto tutti e due. I metodi dell'uno possono essere anche corretti quando uno come Stefano dice la guerra è un dovere e in ogni caso io devo mettere il malato, il ferito, in condizione di ritornare a combattere. L'altro coltiva un'utopia disperata, quella di aumentare le ferite, di moltiplicarle, perché solo così non si ritorna sul fronte. Ecco, è qualcosa di utopistico, se vogliamo, ma di profondamente doloroso, dove anche l'amicizia tra due persone, un'amicizia durata una vita, si rompe su una scelta, perché questa scelta è difficile da fare, perché c'è qualcosa che incombe su di loro e anche loro sono delle vittime, come i soldati che curano. Tutti sono vittime in una guerra, tranne gli uomini di potere che si proteggono proprio per la forza del loro potere maledetto.